tutti! Oggi vi presenterò una salsa molto facile da fare con pochissimi ingredienti ed è la salsa tapenade. Ha un nome curioso perché questa salsa proviene dalla Francia, nello specifico dalla Provenza, e il suo nome deriva da tapen, spero di averlo pronunciato bene, che significa cappero. Quindi ora ci vediamo ingredienti e ricetta, e per chi oggi mi viene a trovare per la prima volta gli chiedo la cortesia di iscriversi. Aiuterete questo canale a crescere e a divulgare ancora di più le ricette. E se cliccate la campanella rimarrete aggiornati su di queste. Ok, ci vediamo dopo il video, così vi dirò anche come utilizzare al meglio questa salsa. Ecco i pochi ingredienti di questa straordinaria salsa. Le olive denocciolate, io uso delle taggiasche, ma voi potete utilizzare qualsiasi altra oliva scura, i capperi dissalati, i filetti d'acciuga e dell'ottimo olio d'oliva. Mettiamo tutti gli ingredienti nel tritatutto e tritiamo in maniera non troppo fine. Ed ecco la nostra salsa pronta all'uso. Visto com'è facile prepararla questa salsa? Ma a che serve? Beh, oltre che servirla con il crostino, ci possiamo condire la pasta, sia se la facciamo calda o fredda, i bolliti, sia di carne che di pesce, o accompagnamento ai formaggi. Oppure, se volete, potete seguire la mia prossima ricetta, dove verrà servita con un aperitivo al bicchiere veramente delizioso. Spero di avervi fatto la cosa gradita e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Tagliamo in maniera grossolana i pomodori secchi e mettiamoli in frigo. Tagliamo a pezzi anche i pomodorini freschi. Tritiamo il basilico e aggiungiamo i pomodori con olio, sale e pepe. Mescoliamo e mettiamo tutto in frigo. Tritiamo l'erba cipollina e mettiamola da parte. Prendiamo del formaggio spalmabile. Mettiamoci il succo del limone, l'olio, sale, pepe e l'erba cipollina e mescoliamo bene. Mettiamola in un sacco a poche con punta a stella e poi mettiamo tutto in frigo. Ora assembliamo il tutto mettendo sul fondo dei bicchieri i pomodori secchi, la salsa tapenade, i pomodori freschi, ed infine concludete con il formaggio decorandolo con il sacco a poche. Ecco un aperitivo sfizioso utilizzando questa deliziosa salsa. Buon appetito!